Buongiorno a tutti, mi chiamo Giulio Allese e sono uno studente di giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. In questo video mi occuperò di spiegare come grosso modo abbia realizzato questa visiera chirurgica artigianale. Innanzitutto ci terrei a raccontare di come mi sia venuta in mente questa idea e in breve un giorno mi sono dovuto recare in ospedale e ho notato che il personale medico che si trovava all'ingresso, che aveva il compito di misurare la temperatura dei visitatori, oltre a indossare i guanti e la mascherina, aveva anche in dotazione una tuta e un visore simile a questo. Mi sono quindi chiesto se dal basso delle mie conoscenze di bricolage, uno dei miei hobby, fossi stato in grado di realizzare qualcosa di simile. Che dire, parrebbe che ci sia riuscito e infatti voglio dedicare questo video a tutti quei medici e infermieri che in questi difficili momenti si stanno trovando in difficoltà con l'augurio che magari la mia, tra virgolette, invenzione e la spiegazione di come realizzarla possa tornare utile a qualcuno per riuscire a provvedere all'assenza temporanea assenza di questi dispositivi che sono comunque in grado di proteggere gli occhi. Buona visione. Le componenti che ho utilizzato per realizzare il visore altro non sono che un foglio in acetato, di quelli che si utilizzano per rilegare gli appunti, una sbarra in alluminio da 4 mm, 6 viti da 4 mm con bullone e una vecchia cintura che aveva già fatto il suo tempo. L'attrezzatura che ci servirà per realizzare la visiera si compone di un seghetto elettrico, scotch di carta e pennarello, calibro che ci servirà a misurare il diametro delle viti, nonché le punte che dovremo utilizzare. Per le punte consiglio vivamente di usare quelle d'acciaio perché nonostante sia solo da 4 mm, perforare il listello in alluminio sarà un'impresa abbastanza tosta. Cacciavite, 2 lime, di cui una circolare, colla e ovviamente un trapano. Anche un trapano avvitatore che sia però abbastanza potente riuscirà a fare il lavoro. Mi sono occupato di tagliare il listello di alluminio a 50 cm e poi l'ho piegato a mano. Ho poi provveduto a incollare il foglio di acetato per il lato lungo utilizzando il Bostik. Venendo alla cintura, dopo averla smontata, me la sono messa sulla testa in una posizione comoda e ho tenuto il punto con lo scotch di carta. Ho poi provveduto a fare un foro con la punta da 4 mm e a metterci la vite con annesso il bullone e in questo secondo caso ho riciclato la vite già in dotazione con la cintura. Venendo alle estremità laterali abbiamo fatto la medesima operazione. Grazie a mio padre, infatti, abbiamo trovato il punto nel quale saremmo andati ad ancorare il listello, lo abbiamo marcato con uno scotch di carta verticale e ne abbiamo messo un altro in orizzontale. Stessa operazione sull'altro lato e infine abbiamo messo un altro scotch di carta sui listelli alle proprie estremità. Per agevolarci nell'individuare i fori e allinearli correttamente, abbiamo utilizzato questa piastra forata. Abbiamo disegnato i buchi che sarebbero venuti utilizzando il pennarello e abbiamo provveduto a fare il foro utilizzando la punta. In questo caso era stata una punta da 3,5 e poi da 4, punta d'acciaio come già detto precedentemente, e infine abbiamo avvitato.
La distanza alla quale abbiamo deciso di applicare il visore è di circa 6,20 cm. Personalmente non saprei dire se sia una distanza insufficiente oppure eccessiva. Ad ogni modo, in circa 2 ore di collaudo, nelle quali sono andato a fare delle commissioni, ho potuto riscontrare che solamente 2 volte per un brevissimo periodo ho avuto un appannamento leggero, passato da solo. Ad ogni modo, aspetto forse più critico è il fatto che non è possibile alzare o abbassare il visore e che il peso sia di 130 grammi. Spero che le istruzioni siano sufficientemente chiare e che il fatto che non sia possibile su questo modello alzare o abbassare il visore non pregiudichi il lavoro. Ad ogni modo, questo progetto ricade sotto licenza Creative Commons con piena modificabilità. E detto ciò, buon lavoro e grazie.